Salve a tutti e bentornati. È da un po' che non ci vedevamo, purtroppo negli ultimi tempi ho avuto qualche problemino di salute che mi ha impedito di creare nuovi video, però diciamo ormai è quasi tutto risolto, quindi ricominciamo quest'oggi con i video e lo facciamo andando a vedere un giocattolino che mi è arrivato di recente, ovvero il Veilton GP5. E quindi, prima di tutto, cos'è questo Veilton GP5? È un pedalino che sostanzialmente simula degli amplificatori e degli effetti basilari e soprattutto quello per cui sta guadagnando parecchia popolarità ultimamente è il fatto che può caricare dei profili di NAM. Nel caso non sappiate cosa fosse, NAM è un plugin, un software che praticamente consente di catturare, di profilare i propri amplificatori e pedali tramite l'uso di una rete neurale, quindi dell'intelligenza artificiale, un po' come fanno poi i vari Kemper, Quad Cortex e via dicendo, con la differenza però che questo software è totalmente gratuito ed open source e soprattutto si è rivelato essere il più accurato in assoluto, nel senso che è quello che restituisce il suono più simile all'originale, a ciò che viene profilato. E da un po' di tempo stanno uscendo varie soluzioni che consentono di caricare questi profili non soltanto nel plugin di NAM, ma anche in dei pedali e dispositivi hardware. In realtà però rispetto ad alcuni hardware che riescono a caricare effettivamente i profili NAM così per come sono, pensiamo ad esempio all'Anagram o al NAM Player della Dymed che sono nati apposta con quello scopo, in questi pedali, in questi hardware più economici è praticamente impossibile far girare i profili NAM a risoluzione piena perché sono molto pesanti e quindi necessitano di una CPU, di un DSP molto potente e quindi diciamo in questi più economici in genere viene fatta una conversione del formato dal NAM appunto ad un'altra rete neurale molto meno pesante ed in grado appunto di poter essere eseguita su questi hardware molto modesti. E quindi oggi andremo a vedere se si perde troppa qualità con questa conversione, se il pedale comunque suona bene nonostante questa conversione e poi magari anche se riusciamo a ottimizzarlo e migliorarlo, riuscendo a tirare fuori un po' di più di quello che si riesce a fare in modo standard. Ma questo lo vedremo più avanti nel video. Per adesso, intanto, vediamo il pedale come funziona e cosa troviamo all'interno. Innanzitutto troviamo appunto un display con un'indicazione abbastanza chiara, anche se con le scritte un po' piccoline del nome del preset, e poi vedete sotto che si vedono tre blocchi. Questi sono quelli che possiamo controllare, quindi accendere o spegnere attraverso il tasto. In realtà il tasto si può assegnare a diverse funzioni, ad esempio possiamo scegliere di usarlo in modo che scorra fra i preset quando lo premiamo, possiamo anche limitare fra quali preset scorre, quindi scegliere se ad esempio andare in ordine alfabetico piuttosto che in ordine numerico, oppure di limitare il range anziché scorrere fra tutti i 100 preset disponibili sul pedale, magari limitare questo range a 10 preset, soltanto quello che ci servono. Poi tenendolo premuto si passa all'accordatore che devo dire è anche abbastanza preciso, considerando poi insomma che questo oggettino costa 79 euro, praticamente il costo di un normale pedale accordatore. Alla fine tutta la roba che ha in più sembra quasi regalata e nonostante costi poco abbiamo una discreta qualità. Ovviamente dopo lo andremo a sentire. Intanto vediamo cosa troviamo all'interno andando a vedere com'è composta l'app, perché comunque anche se questo pedale ha due manopole che sono però una per il volume e l'altra invece che praticamente accede soltanto a un menu con le impostazioni globali, tutto il resto va controllato, o meglio, può essere solo controllato attraverso l'app e quindi non direttamente dal pedale. E questa forse è un po' una pecca perché appunto
magari si rischia che fra qualche anno magari l'applicazione non viene più aggiornata e magari non funziona più sui cellulari nuovi e ci ritroviamo con un pedale che non possiamo più controllare se non abbiamo un dispositivo magari più vecchio. Quindi andiamo a vedere l'app. Allora, questo è quello che si presenta appena la aprite. Cliccate sul tastino, vedete che trova subito, in questo caso l'ho chiamato GP5DLC con le mie iniziali, schiacciamo Connect Device e si collega al pedale. Quando lo accendete in realtà il modulo Bluetooth del pedale è spento e va attivato tenendo premuto la manopola parameter. Vedrete che compare appunto sul display questa piccola iconcina. Una volta collegati, vedete che qua troviamo la nostra catena effetti, che è composta da un noise gate. Se clicchiamo appunto sull'icona troviamo i parametri sotto e le varie tipologie all'interno del blocco. Nel caso del noise gate ce n'è solo uno, quindi è solo quello. Poi la sezione pre, troviamo vari compressori, boost, anche un effetto auto wah o envelope filter, alcuni effetti anche di pitch, come l'octaver, il pitch shifter, il detune, però vi dico già in anticipo che questi effetti di pitch sono veramente pessimi e forse sono ovvero l'unica cosa forse da buttare di questo pedale. Poi c'è il blocco DST, cioè distorsioni, in cui troviamo vari overdrive, distorsioni e fuzz, tra l'altro anche qualcuno per basso. E poi abbiamo quest'altro blocco che è praticamente quello che fa la conversione da NAM a Snapton, per questo c'è in freccia S. E da qui, oltre a trovare ovviamente la solita equalizzazione a 3 bande che è post amp e non c'è possibilità di metterla prima dell'amplificatore, troviamo anche la regolazione di gain e volume e poi da qui possiamo sempre andare a selezionare i vari modelli. Ne troviamo già 50 precaricati nel pedale e tra l'altro diciamo non si possono nemmeno cancellare, quindi o vi piacciono o no ve li tenete. Però oltre a questi 50 poi abbiamo 30 slot dove possiamo andare a caricare i nostri e possiamo farlo sia da telefono che anche poi tramite l'applicazione per PC. Quando è attivo questo blocco Snapton non abbiamo a disposizione il blocco AMP e CAB, vedete che c'è questo simbolo di divieto proprio perché non si possono attivare. Se invece disattivo questo blocco allora diventano attivabili. E qui troviamo varie simulazioni di amplificatori, devo dire tutto sommato anche discrete, però diciamo tra queste e i profili NAM comunque in genere preferisco sempre i profili. L'unico vantaggio che hanno queste è che hanno dei controlli che rispecchiano quelli degli ampli reali e quindi magari si riescono a regolare un po' meglio, nel senso che abbiamo più libertà di regolazione rispetto ad un profilo già pronto che scarichiamo dal web. Nella CAB anche qui troviamo varie IR già caricate e poi 20 slot dove poter caricare le nostre IR preferite. La risoluzione delle IR non è lunghissima, se non ricordo male sono 512 campioni, quindi si perde un po' di risoluzione soprattutto sulle basse frequenze e per questo motivo probabilmente conviene di più caricare un profilo NAM con la cassa già incorporata, quindi un profilo completo di amp e cab. Anche il fatto che quando si usa il blocco Snapton non si possano usare le IR è un po' una pecca perché appunto ci costringe magari ad avere dei profili con la cassa già incorporata se vogliamo andare in diretta ad un impianto, ad un mixer, ad una cassa FR-FR. E allo stesso tempo però se magari in un'altra occasione vogliamo collegarci ad un finale, ad una cassa vera, ci serve avere un altro profilo senza cassa. Invece, se avessimo la possibilità di attivare l'AIR, potremmo spegnerla e accenderla facilmente. C'è voce che Veilton stia lavorando ad un aggiornamento che consentirà in seguito di poter attivare assieme le catture e l'AIR. Vedremo se è vero, se arriverà oppure no.
Dopo il blocco cab troviamo il blocco EQ, anche qua abbiamo diverse modalità. Poi se ci fate caso alcuni dei blocchi hanno questa cornice grigia attorno, questi sono i blocchi che si possono muovere liberamente, quelli senza cornice invece non si possono muovere. E a tal proposito mi sarebbe piaciuto se l'EQ potesse essere movibile pure, soprattutto perché nel blocco delle catture c'è l'equalizzatore già piazzata dopo la cattura, quindi diciamo non abbiamo la possibilità di poter mettere un equalizzatore pre-distorsione, visto che il blocco EQ non si può muovere. L'EQ e 3 bande del blocco Snapton è messa dopo, quindi diciamo ci manca quella possibilità. Sarebbe carino appunto se il blocco EQ si potesse muovere, oppure nel blocco Snapton mettessero uno switch per scegliere se l'EQ deve essere pre o post. Questi, diciamo, sono miei desideri, sperando che magari Velton guardi questa recensione. E infine poi troviamo il blocco delay, dove ci sono un bel po' di modalità del delay e devo dire la maggior parte suonano anche abbastanza bene, e il blocco riverbero, in cui alcune suonano discretamente, alcuni magari non mi fanno impazzire, però tutto sommato non ci sono riverberi ed effetti di ambiente che suonano, diciamo, in modo cheap. Ah, dimenticavo invece, perché l'avevo spostato poco fa, c'è anche il blocco mod, ovvero effetti di modulazione, in cui troviamo appunto quelli più comuni: chorus, flanger, vibrato, vibe, tremolo e così via. Adesso ve li faccio sentire un po' tutti. Quindi la prima cosa che mi è saltata all'orecchio provandolo è che il pedale non è proprio silenziosissimo. Sarà che sono abituato male col Fractal FM9, però diciamo che se spegniamo il noise gate il rumore è abbastanza percepibile. Non tanto adesso che ho un profilo pulito, però se ad esempio ne metto uno distorto, sentite che diventa molto evidente il fruscio. Comunque, c'è il noise gate che funziona abbastanza bene, devo dire. Vedete già, comunque con una soglia abbastanza bassa riesce ad eliminare completamente il rumore. Questo è il profilo di un Mesa Lone Star che ho catturato dalla mia FM9. Dopo vi spiegherò cos'è questa sigla per 14 che ho scritto. È un profilo che già contiene al suo interno la cassa, l'IR, quindi possiamo ascoltarlo in diretta senza bisogno di andare ad aggiungere un'altra IR. Andiamo a vedere che c'è nel blocco pre. Innanzitutto questo è il compressore. Vedete che anche questo porta su un bel po' di rumore che scompare quando smetto di suonare per via del gate, ma mentre suono si sente abbastanza. Sarà anche la vicinanza della chitarra al PC, diciamo, non è proprio la situazione ideale, però il fruscio c'è e si sente. Tra l'altro vi consiglio di alimentare il pedale tramite l'alimentazione 9 volt, perché diciamo con un alimentatore di buona qualità almeno si riesce a ridurre un po' il rumore rispetto a quando invece si alimenta tramite l'USB. Soprattutto se lo fate attraverso una porta USB del computer, per cui in quel caso vi arrivano un sacco di disturbi dal computer stesso, probabilmente diventa anche un po' abbastanza fastidioso il rumore. È un po' un peccato questo, perché comunque tramite porta USB il pedale si può usare anche come scheda audio. Non è un oggetto che userei mai per fare delle registrazioni che andranno a finire in un album o in qualcosa di serio. Sicuramente può valer la pena usarlo per registrare magari una demo o un riff che ci viene sul momento, e a questo scopo è molto utile il fatto che la scheda audio sia class compliant, e quindi possiamo registrare anche semplicemente attaccandolo ad un cellulare o ad un tablet, quindi non necessariamente ad un PC o ad un Mac. E a questo riguardo è molto comoda anche la funzione Bluetooth, che non serve soltanto per editare gli effetti all'interno del pedale, ma anche per ascoltare musica attraverso l'uscita del pedale, nonché la drum loop che troviamo sempre nell'app,
che appunto viene trasmessa attraverso il Bluetooth al pedale e quindi poi dall'uscita sentiamo sia la nostra chitarra che l'audio, insomma, che stiamo suonando sul nostro device, che sia la drum machine o una qualsiasi applicazione di musica. E insomma, e così via. Continuiamo con gli effetti. Andiamo a vedere che c'è nel blocco pre. Innanzitutto, questo è il compressore. Oltre a questo compressore ne abbiamo un altro basato sul Keeley Compressor che ha qualche parametro in più, attack, sustain. Poi abbiamo vari boost, Exotic Happy Booster. Micro Boost. Il BB Preamp. Sentite che gli effetti di pitch sono stonati proprio, cioè quindi vabbè, qualche bug magari che risolveranno più avanti, ma sono praticamente inusabili.
Passiamo al blocco distorsione. Questa è probabilmente la mia preferita. Sarebbe l'MI Audio Crunchbox. Ovviamente le simulazioni non saranno le più realistiche al mondo, però devo dire che la maggior parte di distorsioni e boost sono più che usabili. Andiamo a vedere le modulazioni. Una cosa che mi ero scordato di dirvi è che l'uscita del pedale è stereofonica. Nonostante abbia soltanto un jack, questo jack è appunto stereo, TRS, e quindi sia nel caso colleghiate una cuffia che ad esempio un cavo a Y come sto facendo adesso, potete ascoltarlo in stereo ed alcuni effetti prendono vantaggio da questa feature, come ad esempio appunto questo tremolo.
Passiamo al blocco delay. Sia il blocco delay che il blocco riverbero hanno questo tastino trail che serve per mantenere la coda del delay nel momento in cui lo bypassiamo. Vediamo.
Allora, una cosa che non mi fa impazzire è che quando si cambia tipologia di effetto, tutti i parametri vengono resettati, quindi ad esempio col delay non c'è la possibilità di tenere il tempo sempre uguale e provare i vari tipi di delay, perché ogni volta viene resettato a 500 millisecondi e questa è un po' una rottura, però a parte questo, come avete sentito, la maggior parte suonano più che bene e anzi davvero non ci si può lamentare per ciò che offre un pedale da 80 euro.
Ma veniamo adesso alla parte che probabilmente interessa di più, ovvero quella relativa ai profili NAM e alla loro conversione. Si perde qualità con questa conversione? Possiamo aspettarci un buon suono nonostante la conversione, oppure un compromesso un po' troppo grande? Per scoprirlo faremo qualche confronto diretto. Io ho già fatto qualche cattura con NAM di alcuni amplificatori della mia FM9 e quindi andremo a fare un confronto appunto tra l'originale dell'FM9, il profilo caricato sul plugin di NAM e lo stesso profilo caricato sul Valeton GP5. E qui vi svelo anche il primo trucchetto per far sì che questo confronto abbia senso. Come probabilmente già alcuni di voi sanno, il plugin di NAM ha una calibrazione dei livelli in entrata e in uscita del profilo per far sì che questo abbia lo stesso volume e la stessa quantità di gain, di distorsione di ciò che viene profilato. C'è una procedura per fare questa calibrazione, in sostanza va misurata la tensione in ingresso e in uscita della nostra scheda audio per vedere
a quale valore di dBu corrisponde lo 0 dB fs, quindi la conversione da analogico in digitale o viceversa. Per poter replicare appunto il gain di ciò che stiamo profilando va fatta questa calibrazione in modo che sappiamo per certo che un certo livello analogico, e quindi quello che esce sostanzialmente dalla nostra chitarra, corrisponda a un certo livello in dB full scale, ovvero decibel digitali, in parole povere. Il Valeton GP5 purtroppo quando fa la conversione dei profili non tiene conto però di questa calibrazione e dei metadati che sono contenuti nei profili NAM. E quindi per cercare di matchare il gain e i volumi, in sostanza sono andato a misurare i livelli di ingresso e di uscita del pedale per vedere a quanti dBu questi corrispondono, ed è venuto fuori che l'ingresso del pedale è calibrato per avere lo 0 dBFS a 8.9 dBu. E tra l'altro la cosa anche un po' strana è che la regolazione del gain che troviamo nel setup del Valeton GP5 in realtà non va a cambiare il livello analogico, ma cambia il livello già dopo la conversione, quindi alzare o abbassare questo valore non ha praticamente alcun effetto sul clipping e diventa quindi pressoché inutile usarlo. Infatti vi consiglio di lasciarlo a 0. Questo livello di 8.9 dBu potrebbe essere forse un po' problematico per chi usa pick-up attivi molto potenti, perché diciamo questa headroom potrebbe non bastare e potreste mandare in clipping l'ingresso del pedale. Diciamo è un problema appunto che si può presentare soltanto con pick-up che hanno livelli di uscita davvero altissimi. Con pick-up passivi, comunque chitarre normali tra virgolette, non ci dovrebbero essere problemi ed è già un livello accettabilissimo. E quindi in sostanza il trucchetto è creare i profili usando un'uscita esattamente a 8.9 dBu. Ma voi direte, ma come faccio? Dove la vado a trovare un'uscita esattamente a 8.9 dBu? In realtà è abbastanza semplice la cosa. Se ad esempio la vostra scheda audio, che ne so, l'uscita massima è a 12 dBu, basta che andate ad abbassare di 3.1 decibel l'uscita, automaticamente il livello corrisponderà a 8.9 anziché a 12. E in questo modo appunto potete matchare alla perfezione il gain che vi ritroverete nei profili sul pedale della Valeton. Anche qui, se qualcuno di Valeton sta ascoltando, sarebbe carino comunque che durante la conversione il programma che lei segue magari leggesse i metadati del profilo per compensare questa differenza, perché alla fine penso sia anche una cosa abbastanza semplice da implementare e che porterebbe diversi benefici per l'utente. A questo punto andiamo a sentire questo confronto diretto tra NAM, Valeton GP5 ed FM9. Quindi andiamo a fare questo confronto. Ho fatto il reamp di una traccia dry attraverso sia l'FM9 nei vari modelli di amplificatori, quindi ne abbiamo 5, Lone Star che sarebbe il Mesa Lone Star, Twin Reverb, Morgan AC20, una Marshall Plexi e poi l'EVH 5150 Stealth. Per ognuno di questi ampli ho creato il profilo NAM, ho fatto il reamp attraverso il plugin, ho caricato questo profilo nella GP5 e infine l'ultima traccia che vedete, GP5x14, è un piccolo esperimento che ho fatto, perché da una discussione su Reddit è venuto fuori che questa conversione che effettua il programma della Valeton quando caricate i profili non è altro che un training di una loro rete neurale. Spulciando tra i file del programma praticamente c'è un file WAV che serve appunto per il training, per fare il ramp. Quindi in sostanza questo programma non fa altro che caricare il profilo NAM nel plugin NAM che è all'interno stesso del programma nascosto, però fa passare questo audio attraverso il profilo e poi allena la sua rete neurale proprietaria per creare il profilo compatibile col pedale. Il problema però è che praticamente questo processo
richiede solo pochi secondi a differenza di quando si allena un profilo NAM. Questo file audio contiene dei toni di test abbastanza brevi e probabilmente non adeguati per catturare per bene la risposta dinamica di un amplificatore. E insomma, fatto sta che probabilmente è proprio a causa di questo che si perde tanta qualità quando andiamo ad effettuare questa conversione, appunto. E quindi ho fatto questo piccolo esperimento, cioè per cercare di migliorarla. Praticamente ho preso questo file audio e l'ho sostituito con un altro file audio. Per prima cosa ho provato a mettere il file di input di NAM, però stranamente, nonostante sia in teoria dovrebbe essere più adeguato appunto a catturare tutti i vari comportamenti dell'amplificatore, in realtà il risultato che è venuto fuori suonava peggio e meno accurato rispetto a quello standard della GP5. Evidentemente la loro rete neurale è calibrata, diciamo così, su quell'audio. Per cui ho fatto un'altra prova. Ho provato ad allungare questo file ripetendo sempre lo stesso pezzo diverse volte, il che in genere, almeno su NAM, equivale praticamente ad aumentare il numero di epoche del training. Il problema però è che il programma oltre un certo punto non ti fa andare, nel senso che se la conversione impiega troppo tempo esce fuori un errore di timeout e quindi il massimo che sono riuscito a fargli accettare è appunto quel file ripetuto 14 volte una dietro l'altra. Andando a sostituire questo file, caricare un profilo richiede molto più tempo, ci mette circa un minutino per caricarlo, a differenza invece dei pochi secondi che ci impiega normalmente. La mia speranza era che appunto il profilo fosse più vicino a quello di NAM, ma come vedrete fra poco in realtà non è cambiato praticamente nulla, quindi è stato, diciamo, un tentativo vano. Comunque andiamo a sentire appunto le differenze tra i vari profili. Cominciamo con il Mesa Lone Star. Ovviamente tenete d'occhio quale traccia metto in solo per capire appunto cosa sta suonando, se è FM9, NAM o GP5. Adesso cambio al volo fra tutte e quattro.
Passiamo al Twin Reverb. Allora, sicuramente le differenze ci sono, almeno alle mie orecchie sono abbastanza notevoli. Poi anche già osservando la forma d'onda si vede che praticamente FM9 e NAMM sono quasi identici, mentre le due tracce del GP5 sono notevolmente diverse. È da notare che sono state tutte matchate in termini di loudness, e la differenza di ampiezza dell'onda non è appunto volume in più, ma più che altro dinamica in più. Infatti, per qualche motivo, quello si sente anche suonando sotto le dita, il GP5 fa fatica a catturare la compressione dell'amplificatore, e questa cosa si nota parecchio soprattutto sulle basse frequenze. Infatti, se ci fate caso, quando suono l'FM9 o il NAMM, le basse sono molto diciamo stabili, lineari, sempre allo stesso livello, mentre appena faccio i palm mute sul GP5 praticamente esce fuori una cosa che rimbomba e che ovviamente non c'è nell'amplificatore che è stato profilato, e questo ho notato che succede praticamente su tutti i profili. Un'altra cosa che succede spesso, questa però in maniera praticamente random, nel senso che ho anche provato a catturare più di una volta lo stesso amplificatore con gli stessi settaggi identici, e in certi profili si sente sta cosa, in altri no. Praticamente fate caso proprio qua in questo punto dove mi sono fermato, nel profilo del GP5 in sottofondo si sente tipo una leggera distorsione, un fuzz, ma che è proprio in sottofondo rispetto alla chitarra pulita principale. Cosa che ovviamente anche questa nell'amplificatore dell'FM9, ma anche nel profilo NAMM, non c'è, e quindi presumo sia un artefatto dell'algoritmo che usa il GP5 per simulare gli amplificatori. Ve lo faccio risentire. E praticamente quando ho fatto la prova ad usare il file WAV di NAMM per allenare la rete neuronale del GP5, questa sorta di distorsione era ancora più presente, ed era proprio per questo motivo che i profili poi sono venuti fuori peggio rispetto ad usare l'audio di Valeton, quello standard. Ero anche curioso di vedere attraverso un analizzatore di spettro quali sono le differenze tra i vari profili. Questo è quello che succede col profilo del Mesa Lone Star, ad esempio. Ve li faccio vedere singolarmente così si capisce meglio. Allora, rosso è l'FM9, giallo è NAMM. Come vedete, la risposta in frequenza è pressoché identica, varia un po' soltanto, diciamo, sotto i 100 Hz, ma stiamo parlando di meno di un decibel probabilmente, e sopra i 5-6 kHz succede la stessa cosa, ma comunque diciamo che sono differenze davvero minime.
a differenza invece del GP5 che presenta differenze un po' più marcate. Anzi, diciamo che in questo profilo non sono neanche così eccessive, come vedrete dopo negli altri ci sono differenze ancora più marcate. Insomma, come vedete già qua intorno ai 100 Hz abbiamo mediamente, diciamo, una differenza di 3-4 decibel. Stessa cosa poi sulle alte, forse un po' di meno, ma sì, comunque diciamo non è identica. Stessa cosa per il Twin Reverb, questi sono sempre FM9 e NAM che sono quasi identici, eccetto in questa zona sopra i 10.000 Hz che è praticamente insignificante per le nostre orecchie, anche perché è molto più bassa di livello rispetto alle altre frequenze. E invece, se andiamo a vedere il GP5, anche qua abbiamo sempre sulle basse frequenze un 2-3 decibel in più, abbiamo qualche decibel in più anche intorno a 2-3 mila Hz e poi invece c'è questo roll off che parte intorno a 5-6 mila Hz e infatti anche ascoltando le tracce senza IR applicata, quando ci si alterna tra le due si ha quasi l'impressione che il profilo della GP5 abbia una simulazione di cassa attiva rispetto a quello dell'FM9 proprio perché mancano tutte queste alte frequenze. Poi, confrontando la cattura standard del GP5, diciamo così, e l'esperimento che ho fatto io, vediamo che sono praticamente identici, quindi diciamo questo esperimento, questo aumentare la lunghezza dell'audio del training non è servito praticamente a nulla, non abbiamo alcun tipo di miglioramento né in termini di risposta in frequenza, ma nemmeno in termini di dinamica o di pasta della distorsione, insomma veramente ascoltandole sono praticamente identiche. Poi dopo vedremo, appena faremo il null test, lo farò anche tra questi due e praticamente esce fuori un null fra i due profili del GP5 di meno 60 decibel, ciò che significa che sono praticamente uguali se si esclude il rumore di fondo del pedale. Comunque, proseguiamo, vi faccio ascoltare anche gli altri tre amplificatori. Iniziamo sempre con l'FM9.
La Plexi era probabilmente l'amplificatore dove si sentono di più le differenze, probabilmente perché è anche quello più difficile da riuscire a catturare perché ha comportamenti abbastanza strani e complessi. Anche NAM per certi versi fatica, nel senso che comunque andando a spulciare, diciamo, qualche differenza si nota pure lì. Nel caso della GP5 la differenza è veramente abissale, infatti se andiamo a vedere l'analizzatore di spettro, vedete che qua le differenze sono veramente importanti. Queste due, come al solito, sono NAM e l'FM9, anche qua come risposta in frequenza è quasi identico. GP5 invece sulle basse c'ha praticamente quasi 6 decibel di differenza, poi sempre la stessa cosa sulle alte, un po' di enfasi intorno a 4-5 kHz e poi questo roll-off che nell'ampli profilato non esiste. Comunque non sono differenze che riguardano soltanto la risposta in frequenza, perché ho provato a fare un tone match e la differenza rimane comunque. Purtroppo non è una cosa che si può correggere con un tone match, ma dipende proprio da come reagisce la simulazione dell'amplificatore, il profilo. Comunque sentiamo l'ultimo amp, che è un ampli high gain, il 5150. Andiamo a vedere lo spettro pure del 5150, come sempre NAM ed FM9 pressoché identici. GP5 diciamo un po' meno peggio sulle basse rispetto agli altri profili, però sulle alte invece vedete che qua abbiamo una bella differenza di circa 3-4 decibel già a partire da 2-3.000 Hz e poi questo taglio sulle alte frequenze. Come avete appena sentito, tra l'altro, si notava comunque che avesse delle basse molto più pronunciate sui palm mute, nonostante qua come livello, come volume siano praticamente uguali sulle basse, anzi, ma nonostante questo risultava comunque molto diverso. Oltre alla risposta in frequenza ho voluto dare un'occhiata pure alla forma d'onda che esce fuori dalle simulazioni. Questa è un'onda sinusoidale che ho fatto passare attraverso il modello della Plexi e in questo caso attraverso il plugin di NAM. Come vedete ha un clipping asimmetrico, come ci si può aspettare tranquillamente da amplificatori a valvole. Praticamente la semionda positiva arriva qua circa al 75% di ampiezza, mentre quella negativa arriva a meno 100%. Ovviamente qua il grafico è normalizzato, comunque si nota questa differenza. Vedete invece cosa succede se faccio la stessa cosa attraverso lo stesso profilo caricato però sul GP5. Come vedete qua l'onda è praticamente quasi simmetrica e tra l'altro diciamo in questo caso è la semionda negativa che è leggermente meno ampia rispetto a quella positiva. Questi profili dal GP5 non riescono minimamente a catturare proprio come si comporta la distorsione. Tra l'altro vediamo anche come cambia aumentando il livello in ingresso e adesso diventa praticamente simmetrica. Poi, giusto per toglierci qualsiasi dubbio,
andiamo a fare dei null test per vedere questi profili quanto sono accurati rispetto a NAM. Per farlo non starò lì ad allineare e matchare manualmente il volume di ogni singola clip, ma userò questo tool che ho creato qualche tempo fa e che trovate sul mio sito, che vi ricordo essere shop.thetonscientist.com, dove trovate anche i miei preset, tra l'altro. Andate in Audio Tools e qua trovate Null Tester. Vi basta trascinare due file in questi riquadri. Vedete che ho esportato in formato WAV tutte le registrazioni che abbiamo sentito poco fa. Nel primo riquadro vado a caricare quello dell'FM9, nel secondo invece posso caricare NAM. Intanto vediamo appunto come funziona questo tool. Una volta caricati i due file basta premere Run Null Test e comincerà il processamento. A proposito, probabilmente vi spunterà pure a voi questo errore se lo usate, ma basta cliccare attendi, questo perché il processamento richiede un po' di tempo e il browser, diciamo, se la pagina non risponde subito va un po' in tilt. Dicevo, usa questo algoritmo di cross correlazione e poi misura in sostanza la loudness in loops di entrambi i file, quindi li allinea automaticamente, li matcha di volume e dopo vi sputa fuori i risultati. E vi dà non solo l'attenuazione, che sarebbe la differenza in loops dopo che viene effettuato il null test appunto, ma vi dà anche alcuni parametri che vengono usati spesso dalle reti neurali per stabilire quanto è vicino il profilo, ad esempio l'ESR, per chi usa NAM già lo conosce, che sarebbe praticamente il rapporto segnale-rumore, e questo valore si può tradurre in una percentuale praticamente. In questo caso NAM, il residuo dopo il null test è meno 27.33 decibel loops sotto il livello originale dei due file audio che era meno 20, quindi in totale poi sarebbe meno 47,39. Come primo risultato trovate questo che ho chiamato attenuazione, non so se il termine è esatto, comunque appunto sarebbe la differenza tra i loops dei due file a cui sono stati normalizzati e il loops invece del residuo del null test. Viene fatta la differenza perché almeno abbiamo un valore, diciamo così, assoluto, cioè nel senso non cambia in base al volume delle clip di partenza, perché ovviamente se anziché essere meno 20 fossero state a meno 40, qua anziché meno 47 ci saremmo ritrovati meno 67, e quindi magari poi quando si confrontano file con volume diversi avrebbe poco senso andare a prendere il valore assoluto dei loops del null test, ma ha più senso appunto prendere la differenza tra la loudness originale e quella del null test. E in questo caso, insomma, tra NAM e l'FM9 questo è un ottimo valore che appunto corrisponde ad un ESR di 0,0016, che praticamente sarebbe 0,16%, cioè quindi si può dire praticamente identico. Andiamo a fare la stessa cosa con il GP5 invece. Ed ecco che in questo caso l'attenuazione è di 10.51 decibel loops, quindi ben 17 decibel peggio rispetto a NAM. E l'SR in questo caso è dell'8,2 quasi per cento, quindi diciamo già questo ci dice che è una differenza ben udibile, a differenza di quella che c'è tra NAM e l'amplificatore dell'FM9. E giusto per curiosità vado a caricare l'audio del GP5x14, diciamo l'esperimento che ho fatto io, e vediamo che sputa fuori praticamente gli stessi identici risultati, a conferma che questo esperimento non è servito praticamente a nulla e che i due profili sono in tutto e per tutto uguali. Questi erano i risultati per quanto riguarda il 5150. Adesso andrei a testare la Plexi, che probabilmente è il profilo in cui il GP5 si è comportato peggio. Vediamo che risultati abbiamo. Allora, vedete che in questo caso anche NAM ha fatto un po' più di fatica. Infatti l'attenuazione in decibel è leggermente più bassa rispetto a quella del 5150, però diciamo che meno 25 decibel lux è un risultato più che buono.
Infatti si parla comunque dello 0,2% di differenza, anche questo praticamente inudibile. Ah, poi se volete il tool consente anche di scaricare un file WAV per sentire la differenza che viene fuori dal null test, che sarebbe questa. Andiamo a fare il null test pure con la plexi del GP5 e in questo caso abbiamo meno 7,75 decibel, cioè non solo la differenza è udibilissima, ma è quasi, si può dire, allo stesso livello del segnale originale, perché 7 decibel diciamo che sono pochi, infatti si parla di una differenza del 16,5%. Vi faccio sentire appunto che volume c'ha la differenza. Niente, insomma, sti risultati mi lasciano un po' perplesso, sinceramente. Non mi aspettavo che fosse ovviamente a livello di NAM, però non mi aspettavo nemmeno che andasse così male, diciamo. Comunque, passiamo alle conclusioni finali. Bene, allora, questo era il Veilton GP5. Insomma, che dire, per me sinceramente è bocciato, nel senso che sì, per quello che costa comunque offre tante cose buone, effetti, alcuni discreti, altri che lasciano un po' a desiderare, specialmente il blocco pitch che è inusabile, cioè produce note stonate, però magari quello lo correggeranno con un aggiornamento, spero. Quello che però mi ha lasciato l'amaro in bocca è proprio come rispondono gli amplificatori. Non che suonino male, perché comunque, appunto, sempre considerando il prezzo di questo pedale, si tirano fuori comunque dei suoni più che usabili. Anche le simulazioni di amplificatore già contenute all'interno del pedale non sono malaccio, però visto che la feature che attira di più i clienti, i potenziali clienti di questo pedale è la possibilità di caricare i profili NAM, io dico che questa funzione, sinceramente, è più uno specchietto per le allodole che non qualcosa di realmente di valore, perché diciamo i profili suonano vagamente come quelli che carichiamo, non suonano male, perché comunque se avessi avuto una roba del genere quando ho iniziato a suonare 20 anni fa sarei stato il ragazzo più felice sulla terra. Però pubblicizzare appunto un pedale come un NAM player, diciamo così, e poi ritrovarsi questi risultati che sono davvero molto lontani per quanto mi riguarda almeno rispetto ai profili che invece sentiamo sul plugin di Neuralamp Modeler, insomma, per me è decisamente un no. Tra l'altro poi si aggiungono anche il rumore di fondo che ha il pedale, sì, vero che col noise gate si risolve e comunque funziona bene il noise gate, però sinceramente preferirei avere già di base un rumore molto più basso, perché comunque il noise gate poi magari non ti consente di tirare giù il volume della chitarra per ripulire il suono, insomma, per dirla tutta, per quanto ci siano cose buone in questo pedale, ci sono un po' troppi compromessi da fare e personalmente mi sa che lo rispedirò indietro. Mi scade fra 2 giorni praticamente il termine per fare il reso a Thomann e mi sa proprio che lo manderò indietro, anche perché ho appena visto che è uscito un aggiornamento per Tonex che a quanto pare ha migliorato notevolmente l'accuratezza dei profili. Non l'ho ancora provato, ma lo farò a breve e in tal caso probabilmente piuttosto che il GP5 cercherò un Tonex One perché quello potrebbe essere perfetto per il mio scopo, cioè quello di crearmi una pedaliera piccola con 2 o 3 pedali analogici, una simulazione di amplificatore appunto e qualche effetto basilare, perché alla fine dico sì, questo costa 80 euro, il Tonex One probabilmente usato a 110-120 euro si trova, alla fine per 40 euro secondo me vale la pena spendere quel poco in più per avere un prodotto che potenzialmente potrebbe essere decisamente migliore. A tal proposito, rimanete sintonizzati perché appena prenderò il Tonex probabilmente farò un video
al riguardo. E così sentiamo pure cosa ha portato di nuovo questo aggiornamento. Poi in realtà sarei anche curioso di provare il Sonulab, anche quello fa conversione dei profili NAM, però da quanto ho sentito dalle interviste ai ragazzi di Sonulab dovrebbe essere una conversione fatta decisamente meglio rispetto a quella di Valeton. Addirittura loro dicevano che riescono ad eliminare praticamente l'aliasing dai profili, quindi sarei davvero curioso di provarlo e di sperimentarci un po'. In realtà l'ho provato velocemente al Guitar Show qualche mese fa, però ovviamente in una fiera, sì, l'ho sentito, insomma ci ho suonato 5 minuti in cuffia, suona bene, però più di quello non saprei dirvi. Vediamo se riesco a prendere anche quello, ovviamente tutto sempre a spese mie, e così magari lo testo e vi faccio sapere, vediamo se riusciamo a stabilire appunto fra questo tipo di pedali qual è quello che vale la pena acquistare. GP5, volendo, se lo usate semplicemente per suonare in cuffia così, è usabile, non dico che faccia schifo, però ripeto, secondo me è meglio spendere qualcosina in più e trovarsi un prodotto progettato meglio e che magari ha un supporto anche più lungo, perché comunque queste compagnie cinesi spesso fanno uscire il prodotto nuovo dopo un anno e quello vecchio lo abbandonano, e quindi si rischia di ritrovarsi con qualcosa di vecchio nel giro di poco tempo. Tra l'altro, essendo un prodotto che richiede per forza di cose l'utilizzo di un'app sul cellulare o sul telefono, se non c'è un supporto dietro, magari nel giro di poco tempo ci ritroviamo senza alcun modo per controllare il pedale, e questo non è una buona cosa sicuramente. A proposito, quando ho ordinato il GP5 avevo ordinato pure questa, la M-Wave Chocolate Plus, che è davvero un buon prodotto considerando che costa poco più di 20 euro. Ha 4 put switch programmabili in qualsiasi modo, si possono mandare anche più messaggi MIDI contemporaneamente da un singolo tasto, e l'utilizzo assieme al GP5 era davvero interessante perché praticamente si può programmare sia per attivare e disattivare i singoli effetti, sia come una sorta di scene, perché appunto mandando i comandi giusti con ogni tasto possiamo attivare o disattivare contemporaneamente diversi blocchi e quindi sostanzialmente crearci 4 scene diverse. Il problema però è che dopo 2-3 giorni di utilizzo il GP5 non risponde più ai comandi MIDI attraverso la porta USB. E ho letto che è già capitata a parecchi sta cosa. Praticamente, a quanto pare, io in realtà non l'ho sentita, però molti scrivevano che sentivano puzza di bruciato provenire dalla porta USB del GP5. Evidentemente c'è qualche chip particolarmente sensibile magari ai voltaggi o non so cosa. Sta di fatto che appunto dopo sta puzza di bruciato smette di funzionare il MIDI tramite USB. Tutto il resto funziona, continua a funzionare come scheda audio, però evidentemente c'è qualcosa di farlocco all'interno del pedale che fa sì che si presenti questo problema, e quindi dopo 2 giorni esatti non ho potuto più usare questa pedaliera MIDI assieme al GP5 e probabilmente non ci sarà modo di usarne nessun'altra con quel pedale. Anche per questo ho deciso di rimandarlo dietro, perché comunque questo è un difetto di fabbrica e sinceramente non mi va di tenermi un pedale difettoso. Se avete già preso il GP5, avete intenzione di prenderlo, quindi state attenti a questa cosa. Meglio usarlo da solo, quindi non collegato a pedaliere MIDI varie tramite USB, perché appunto rischiate di fare danni subito. Veilton diceva che con un prossimo aggiornamento aggiungeranno la possibilità di controllare il pedale via Bluetooth, cioè di trasmettere messaggi MIDI via Bluetooth al pedale, quindi magari questo problema si può ovviare così. Un'altra cosa che dovrebbero aggiungere è la possibilità di usare l'AR assieme ai profili. Magari se aggiungono queste due cose potrebbe essere ancora più interessante. Io resto comunque della mia opinione, non è un pedale che fa per me. Con questo penso sia tutto, spero di esservi stato utile con questa recensione. Vi do appuntamento alla prossima e ci vediamo presto, stavolta per davvero. Ciao!